Impostiamo il full screen per il nostro editor, cambiamo il linguaggio di programmazione in PHP, cambiamo il tema e lo impostiamo OneDark, perfetto. Riaggiorniamo la nostra pagina e come vedete ora viene salvata correttamente la preferenza dell'utente per quanto riguarda il nostro editor e viene mantenuta ovviamente al refresh della pagina. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con il salvataggio delle nostre scelte all'interno del database. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andremo a recuperare i dati salvati all'interno del database e impostare le preferenze dell'editor per l'utente loggato. Perfetto, ora andiamo a nascondere di default quindi l'header qualora sia impostato su none, e quindi quello che facciamo in realtà è andare a richiamare la funzione collapse header. Gli passiamo il display come impostato e poi ovviamente dovremo andare a invertire il valore, perché di default al click della funzione va a fare l'opposto, quindi sostanzialmente se sarà block lo imposteremo none, in modo che invece li imposti block li cambi anche descrizioni, immagini e tutto quanto, e viceversa. Quindi innanzitutto alla nostra funzione collapse header gli passiamo la variabile in ingresso collapse uguale, anzi gli passiamo la variabile stato uguale a stringa vuota. Poi all'inizializzazione della funzione definiamo la variabile display e poi gli diciamo if stato è uguale a stringa vuota, quindi abbiamo agito col nostro pulsante. A display gli associamo il document get element e ci recuperiamo lo stato dall'id, altrimenti abbiamo detto che dobbiamo invertirgli il valore e quindi gli diciamo if stato è uguale a block, allora display sarà uguale a none, altrimenti display sarà uguale a block. In questo modo. Poi lo stesso controllo sullo stato lo facciamo anche per la chiamata alla funzione per la personalizzazione delle preferenze, e quindi soltanto se abbiamo aggiunto con i nostri pulsanti e quindi non abbiamo passato in ingresso lo stato, andiamo anche a salvare le preferenze, altrimenti ad ogni refresh di pagina ovviamente ci va a cambiare lo stato. Bene, ora dobbiamo andare a eseguire la nostra query, quindi a ricavarci la nostra preferenza dal database prima della chiamata genera editor, e gli diciamo che se abbiamo selezionato una preferenza, quindi se abbiamo selezionato una nostra preferenza, definiamo la variabile collapse che sarà uguale alla funzione da richiamare, quindi collapse header, e alla nostra funzione gli passiamo come valore row preferenza al campo stato header. In modo che richiami la funzione collapse header e gli passi lo stato, altrimenti collapse sarà uguale
a stringa vuota. Perfetto. Ora, quindi prima della chiusura della graffa, per quanto riguarda le nostre funzioni, quindi qua ci stampiamo la variabile collapse e poi andiamo a chiudere la graffa della funzione Windows onload. Questo sia per quanto riguarda se stiamo modificando o meno un file. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo, F5, perfetto, dovrebbe essere impostato su block. Bene, l'header è impostato su block. Andiamo a nascondere l'header e come vedete giustamente la funzione, quella che abbiamo definito nelle precedenti video guide, nasconde l'header. Sul database è stato impostato su none. Premiamo nuovamente F5, come vedete viene conservato lo stato e va impostato correttamente. Ora lo rimpostiamo su visibile, riaggiorniamo la pagina e viene conservato correttamente. Apriamo un file, perfetto, e come vedete sta funzionando correttamente anche nell'apertura, quindi nella modifica dei nostri file. Bene, ora lo stesso replichiamo per quanto riguarda il navbar e quindi allora, se row preferenza è uguale a MySQL fetch array, alla variabile collapse, oltre a passargli la funzione collapse header, gli aggiungiamo la funzione collapse navbar e ovviamente in ingresso gli passiamo row preferenza al campo stato navbar in questo modo. Quindi come abbiamo fatto per la funzione collapse header, in ingresso gli passiamo, siamo qua, lo stato, di default lo impostiamo a stringa vuota, poi perfetto, quindi andiamo a controllare lo stato. Nel caso display sarà uguale a document get element by d di navbar, style display, poi andiamo a invertirgli lo stato da block a none e poi come ultimo controllo, se abbiamo agito sul nostro pulsante, quindi soltanto in quel caso andiamo anche a salvare le preferenze come abbiamo fatto per l'header. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo F5 e come vedete è impostato su block, perché anche sul nostro database è impostato lo stato del navbar su block. Lo nascondiamo, riaggiorniamo la nostra pagina e come vedete il navbar è scomparso. Ora possiamo notare che però alla seconda chiamata in questo caso ci va a invertire la selezione. Potrebbe essere dovuto a questo salva preferenze. Allora, vediamo qua. Infatti, come vedete, gli va a cambiare lo stato. Dovrebbe essere dovuto a questo salva preferenze che viene caricato dalla funzione genera editor. In realtà questa funzione qua, che ci interessava soltanto per i menu a tendina, andiamo a richiamarla all'on change. Quindi all'on change andiamo anche a richiamare salva preferenze, sia per quanto riguarda la lingua che per il tema.
quindi salviamo, F5, nascondiamo il navbar, riaggiorniamo la pagina. Come vedete ora, nonostante io continui a cliccare, viene conservato lo stato. Perfetto, ora agiamo sui pulsanti, impostiamo un tema differente. Perfetto, e come vedete viene aggiornata anche nel database. Sì, la funzione in realtà è meglio chiamarla all'on change sui nostri menu a tendina. Perfetto, ora in questo modo abbiamo conservato lo stato, anche se come vedete qua il sottofondo si vede il contenuto del TD, del nostro div con l'elenco. Quindi in realtà andiamo anche, se abbiamo salvato la preferenza, a dirgli anche display nav uguale, vediamo se abbiamo utilizzato l'attributo style all'interno del div. Perfetto, definiamo anche display nav con display due punti e ci concateniamo la nostra preferenza, così lo nascondiamo di default nel caso e non ci fa quell'errore nel caricamento. E quindi all'interno del div, dentro l'attributo style, gli aggiungiamo tramite il PHP anche la variabile display nav. In questo modo dovremo evitare quel fastidioso problema. Quindi salviamo, F5, perfetto, e come vedete ora va di default a nascondere, non abbiamo quel fastidioso sottofondo con il nostro menu. Perfetto, ora è andato in realtà a nasconderci il div col contenuto, perché in effetti il display lo dobbiamo mettere quindi con lo stato, ovviamente non al div ma al td. Ho sbagliato, quindi qua, quindi premiamo F5, perfetto, e come vedete ora è tornato anche il nostro elenco. Quindi dicevamo che in questo modo andiamo anche a nascondere e conservare la scelta sul full screen per quanto riguarda il nostro editor. Ora ci dobbiamo preoccupare invece dell'assegnazione del linguaggio di programmazione e del tema. E quindi nell'intestazione del nostro file, come abbiamo visto nella precedente video guida, se è settato get tema, quindi abbiamo agito tramite il menu a tendina, giustamente in quel caso va anche salvato nel database e gli viene associato al nostro editor. Altrimenti andiamo a verificare la preferenza salvata nel database, e quindi faremo, come abbiamo fatto prima, una cell preferenza, quindi andiamo a fare la query per ricavare il dato. Ok, quindi faremo una select tema editor from impostazioni utente uguale FK utente uguale a sessione di utente. Se trova dei dati, in questo caso, come abbiamo visto nella precedente video guida, andiamo ad includere lo script di riferimento. E quindi qua sarà tem trattino echo row preferenza al campo ovviamente tema editor. Bene, poi non basta soltanto includere il nostro tema, ma dobbiamo anche nella funzione genera editor associarlo ovviamente all'editor. Quindi in realtà, visto che questa funzione qua la stiamo già richiamando, in fondo allo script abbiamo già eseguito la nostra query, alla funzione genera editor gli passiamo in ingresso anche il tema come campo e lo impostiamo uguale a stringa vuota,
e poi gli diciamo che se è settato tema ovviamente gli deve associare quello del menu a tendina, altrimenti, quindi siamo qua, gli diciamo ulteriormente if tema, quindi quello che riceve in ingresso dalla nostra funzione è uguale a stringa vuota, allora gli vado ad assegnare quello di default, ossia il Monokai. Altrimenti vuol dire che abbiamo considerato quello salvato all'interno del database, richiamiamo editor set tem e qua ovviamente non ci andrà Monokai, ma ci andrà la nostra variabile più tema. Perfetto, ora dobbiamo passare tale valore alla nostra funzione e dovremo essere a posto. Quindi innanzitutto nella nostra query qua andiamo a definire anche la variabile tema editor uguale a row preferenza al campo tema editor, quindi tema editor, quindi ci recuperiamo il valore e poi sia che sia settato, quindi modificato un nostro file, che non lo sia, alla funzione genera editor gli passiamo il tema, quindi tema editor, in questo modo. E poi visto che ci siamo, quindi genera editor lingua e tema editor, e visto che ci siamo, nel caso qualora invece non riscontri dei dati, tema editor per sicurezza lo impostiamo uguale a stringa vuota. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo F5. Perfetto, come vedete nel nostro database abbiamo impostato e salvato il Monokai. Selezioniamo anzi, prima di fare la modifica andiamo anche a selezionare il menu a tendina, quindi con la voce corrispondente. Quindi qua all'interno del ciclo while gli diciamo se è settato il get tema, perfetto, tema sarà uguale a get tema, else if tema editor è diverso da stringa vuota, allora tema sarà uguale a tema editor, così va a prendere quello salvato nel database e poi in base a quello va a selezionare la voce di riferimento. Perfetto, dovremo esserci, quindi salviamo F5, selezioniamo un tema differente e come vedete la pagina viene aggiornata, viene associato l'editor, in questo caso viene evidenziata la voce di riferimento. Questo l'avevamo anche già appurato nella precedente video guida. Riaggiorniamo la nostra pagina e come vedete, anche se non è settato nel get, va a prendersi la voce e quindi il tema prescelto dall'utente lo va a associare correttamente al nostro editor. Perfetto, ora come ultima modifica facciamo lo stesso con il linguaggio di programmazione. Quindi, come abbiamo fatto prima, lo dobbiamo fare soltanto però non nella modifica ma nella definizione dei nuovi file. Quindi se trova una corrispondenza definiamo lingua editor, la chiamiamo uguale a row preferenza al campo lingua editor, in questo modo. Poi all'interno dell'else
gli diciamo if iset get lingua, allora lingua sarà uguale a get lingua, punto e virgola. Poi gli diciamo else if lingua editor è diverso da stringa vuota, allora lingua sarà uguale a lingua editor e per finire else lingua sarà uguale a PHP, quindi quella di default. Quindi dobbiamo anche, nel caso non trovi una corrispondenza nel database, definire lingua editor uguale a stringa vuota, quindi uguale a stringa vuota. Perfetto, poi la passiamo alla nostra funzione genera editor. Per quanto riguarda il menu a tendina, quindi qua che abbiamo comparato extension uguale a lingua, gli diciamo if iset get lingua, quindi abbiamo agito col menu a tendina, andiamo a fare a definire extension uguale a get lingua, altrimenti extension sarà uguale a lingua. Quindi in ogni caso prenderà o il valore di default o il valore salvato all'interno del database. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo. Stavamo lavorando e abbiamo salvato in PHP, quindi premiamo F5, come vedete non cambia nulla, selezioniamo JavaScript, ovviamente viene evidenziato JavaScript, riaggiorniamo la nostra pagina e come vedete viene mostrato sempre JavaScript. Bene, ora come controprova inizializziamo una variabile, var testo punto e virgola, e come vedete va a riconoscere correttamente il JavaScript e non ci dà errore. Qualora invece scrivessimo del PHP o dell'HTML, come vedete il sistema, quindi l'editor, non riconosce il linguaggio di programmazione e ci dà l'errore. Perfetto, quindi impostiamo il full screen per il nostro editor, cambiamo il linguaggio di programmazione in PHP, cambiamo il tema e lo impostiamo OneDark, perfetto, riaggiorniamo la nostra pagina e come vedete ora viene salvata correttamente la preferenza dell'utente per quanto riguarda il nostro editor e viene mantenuta ovviamente al refresh della pagina. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida andremo a inserire un nuovo box nel nostro editor in modo da poter essere utilizzato per l'esecuzione del codice al suo interno.